prima di approcciarmi alla costruzione della lira ho iniziato frequentando un altro mondo, che è il mondo pastorale, inseguendo la costruzione di un altro strumento, che è la zampogna. In questo caso il mio maestro è un pastore costruttore che ha preteso di fatto da me che acquisissi determinate conoscenze. Non sono nato in campagna, anzi al contrario sono nato in un appartamento, per cui tante cose mi erano assolutamente estranee. E il mio cammino inizia appunto con il prendere consapevolezza e conoscenza di tutta una serie di elementi che sono basilari nella vita di un pastore e nella vita di un costruttore. Ci fu un giorno che eravamo nel bosco, stavamo macellando una capra per realizzare un otre e improvvisamente si voltò la testa sulla spalla e mi disse una frase che non dimenticherò mai. Mi disse semplicemente "Tahiti?" E io ci pensai, ho esitato un istante, al che dissi subito sì, consapevole di quello che significava. Ecco, quello per me è stato il vero battesimo in questa dimensione, in questo mondo, perché da quel momento in poi è iniziato il mio cammino nei suoni, è iniziato il mio cammino nella costruzione degli strumenti, è iniziato il mio cammino nella comprensione del suono, che poi mi ha portato alla scoperta del modo in cui associare i suoni alle richieste delle persone. Dopo molti anni di cammino, ecco, nel mondo pastorale, ho incrociato il mondo della lira e questa esperienza fatta di suoni, di campanacci di animali, di suoni del bosco, di tempi diversi, anche tempi di costruzione differenti, si sono riversati in quella che è la mia conoscenza dello strumento, della lira stessa. E da lì poi è partito, è iniziato un percorso di ricerca facendo riferimento agli strumenti antichi, agli strumenti ereditati dal passato. Sono tutti strumenti databili dalla seconda metà del Settecento in poi. E unendo la ricerca sulla lira a quello che è stato il percorso sulla zampogna, sono riuscito a creare una mia consapevolezza rispetto al suono e alla ricerca del suono. Tutti gli strumenti possiedono di fatto tre anime che devono andare di pari passo l'una con l'altra. La prima anima è quella dello strumento, perché una lira o una zampogna non può suonare in una maniera diversa rispetto allo strumento che è, quindi una lira deve suonare come una lira, una zampogna deve suonare come una zampogna ed esprimere in pieno l'idea stessa di suono. Poi c'è una seconda anima, che è l'anima del costruttore, e nel caso del mio lavoro è la mia anima. Perché dico questo? Perché lavorando lo strumento, passando molte ore lavorando il legno, inevitabilmente quelle che sono le emozioni, le agitazioni, le tensioni, la felicità, in un modo o in un altro va a finire nel legno stesso. Quindi quello strumento è comunque una parte di me. E poi c'è una terza anima, che è l'anima del suonatore. Ora, qui si aprono due scenari, perché ci sono strumenti che costruisco, che vengono costruiti di fatto, vengono costruiti di per sé, è uno strumento costruito e messo da parte, poi può interessare a qualcuno, a chi si ritrova in quel suono. Ci sono altri strumenti, e sono la maggior parte, che sono strumenti che costruisco su misura, su richiesta, per cui è fondamentale conoscere chi suonerà lo strumento, sia per dare uno strumento adatto, costruito di fatto su misura, affinché voce e suono della lira stessa si possano integrare e si possano esprimere al meglio, ma anche perché alla fine chi possiede un mio strumento possiede una parte di me.
Come viene costruita la lira? La lira all'apparenza ha una costruzione molto semplice perché si parte da una tavola sulla quale viene disegnato, da un pezzo di legno sul quale viene disegnato, viene riportata la forma dello strumento e le misure di riferimento necessarie alla costruzione. Dopodiché si inizia subito con scavare la cassa, quindi la parte interna dello strumento. Ed è un momento bello perché lo strumento è ancora posto all'interno del blocco che lo contiene, quindi non è separato, non è separato. Dopodiché si passa a sagomare lo strumento stesso, quindi viene tirato fuori dal blocco, si taglia il pezzo di legno necessario, viene tolto lo strumento fuori dal blocco e si ha una prima forma dello strumento stesso, al che si passa subito alla realizzazione dell'impugnatura, del manico, e fatto questo inizio a lavorare l'esterno dello strumento stesso. E in particolare la cassa, perché la cassa deve avere degli spessori determinati al fine di ottenere una timbrica piuttosto che un'altra. Per cui inizia un lavoro combinato, durante il quale lo strumento viene lavorato dall'esterno e all'interno, fino a quando non si ottengono quegli equilibri ricercati, richiesti o necessari affinché lo strumento suoni in una determinata maniera. Fatto questo si passa alla fase di levigatura e lisciatura dello strumento stesso. In seguito si inizia a fare lo scasso per la tavola armonica, ovvero segno la profondità di legno, la quantità di legno da asportare, e poi con coltelli, raspa, carta vetrata faccio lo scasso, l'alloggio della tavola armonica. Esistono tavole con forme diverse in base alle forme degli strumenti, si sagomano, vengono realizzati fori di risonanza, dopodiché la tavola viene incollata sul corpo della lira. I piroli li realizzo con il tornio elettrico, mentre il ponticello viene realizzato da una tavola di spessore adatto, utilizzo l'acero, quindi viene anche in quel caso sagomato, lavorato, e la cordiera la ottengo da un pezzo di cuoio grosso, quindi gli elementi che compongono lo strumento sono tutti elementi facilmente rinvenibili in natura. Altro elemento necessario alla realizzazione dello strumento è l'arco, tramite il quale lo strumento stesso viene suonato, ed è composto da due parti, la struttura lignea e il crine. Nel primo caso utilizzo del legno che viene sagomato e in seguito piegato al fuoco in modo tale che la struttura resti immobile e fissa. La seconda parte, il resto, insomma, è il crine di cavallo, che si ottiene dalla coda stessa dell'animale. Ed è l'insieme di tutti questi elementi naturali che compongono l'arco e lo strumento stesso che concorrono a caratterizzare il suono di ogni singolo strumento.